Ciao e bentornati. La ricetta di oggi sarà molto semplice, ma la fragranza del risultato vi sorprenderà. Faremo un pane semplice in giornata. L'ho chiamato pane del buongiorno. Il procedimento è facile, durante lo svolgimento della ricetta vi spiegherò tante cose relative ai singoli passaggi e anche qualche curiosità su ciò che avviene all'interno dell'impasto, come al solito. Vorrei ringraziare la persona che mi ha concesso l'autorizzazione a utilizzare un piccolo video molto divertente ed esplicativo. Seguite la ricetta fino alla fine e vedrete tante cose nuove e belle. Questi sono gli ingredienti. 300 g di farina di media forza, con proteine intorno a 12,5 o un V di 2,80, 100 g di semola rimacinata di grano duro, 50 g di farro o quello che vi piace di più, si può sostituire con farina integrale, semi-integrale o multicereali, che è veramente buona, 300 g di acqua a temperatura ambiente, 1,5 g di lievito secco o 4,5 g di lievito in panetto, 9 g di sale, 5 g di olio, che sarebbe un cucchiaio da cucina. Dunque, prima di cominciare vorrei chiarire un dubbio. Prima viene l'acqua o prima viene la farina? È una domanda che mi è stata posta da Luca sulla community del canale Massimo's Italian Kitchen. Dunque, da un punto di vista biochimico non c'è nessunissima differenza. La farina si idraterà impastando e il risultato sarà identico. Possiamo partire dall'acqua, ma ad una sola condizione: che operiamo usando dei parametri standardizzati, cioè che usiamo sempre la stessa marca di farina, mantenuta sempre alla stessa temperatura e soprattutto allo stesso livello di umidità. La vedo un po' difficile a casa. Quando operiamo nell'ambiente domestico, infatti, non potremo mai essere certi di avere la stessa temperatura, la stessa umidità, la stessa farina, perché siamo sempre propensi comunque anche a cambiare la marca o la qualità della farina. Il fatto di cominciare dalla farina e non dall'acqua deriva proprio da questo. Poiché non abbiamo parametri standardizzati a casa, conviene sempre inserire prima la farina e poi l'acqua. E l'acqua non tutta insieme. In prima battuta inseriamo fino a 2/3 e poi piano piano il restante dell'acqua che abbiamo in ricetta. In questo modo, se il nostro lotto di farina dovesse avere delle caratteristiche leggermente diverse da quelle della ricetta, della farina in ricetta, non avremo inserito tutta l'acqua e saremo in tempo ad aggiustarne la quantità. In breve, a casa iniziamo sempre dalla farina. Adesso però iniziamo, altrimenti si fa tardi. Cominciamo facendo un preimpasto, un lievitino. Prendiamo una ciotola e mettiamo 100 g di farina, 1,5 g di lievito secco, mescoliamo per bene, aggiungiamo 60 g di acqua ed impastiamo per un paio di minuti, sommariamente. Mettiamo in un contenitore con il tappo, lasciamo possibilmente una linguetta del tappo aperta, lasciamo riposare, lievitare a temperatura ambiente di circa 21 gradi per un paio di ore. Non ha importanza se arriva a toccare il tappo, è un preimpasto, può arrivare dove vuole. Eccolo qua. Come vedete il prefermento è bello pimpante. Adesso mettiamo il prefermento in una bella ciotola, aggiungiamo il restante delle farine, diamo una bella mescolata e cerchiamo di fare incorporare quanta più farina possibile al nostro prefermento, così che ci venga più facile poi scioglierlo. Dopo circa un minutino di questo impasto mettiamo i 2/3 dell'acqua rimanente e cominciamo ad impastare. Appena la farina avrà assorbito l'acqua inserita, possiamo inserire il sale e continuare ad impastare aggiungendo l'acqua piano piano fino a quando non finiamo completamente l'acqua.
È chiaro che se avete l'impastatrice la potete, anzi la dovete assolutamente usare, perché sarà molto ma molto più semplice. Nel giro di 10 minuti avrete finito, si sarà sviluppato il glutine e quant'altro. E potete cominciare con le pieghe. Se invece non abbiamo l'impastatrice, continuiamo ad impastare a mano. Nel momento in cui abbiamo finito l'acqua, aggiungiamo l'olio, continuiamo ad impastare finché l'olio non si è ben assorbito. Dopodiché mettiamo l'impasto sul piano di lavoro e lo lasciamo riposare coperto dalla ciotola per circa 10 minuti. Trascorsi 10 minuti, come potete vedere, il glutine si sta cominciando a formare. Impastiamo per altri 3 minuti e rimettiamo di nuovo sul piano di lavoro coperto da ciotola per altri 10 minuti. In totale, questi impastamenti di 3 minuti e pause di 10 minuti dovranno essere ripetuti per 3 volte. Una volta che abbiamo finito il processo di impastamento, o con l'impastatrice o a mano, possiamo passare alle pieghe. In pratica non dobbiamo fare altro ogni 20 minuti che piegare i lembi esterni dell'impasto verso il centro, facendo proprio un giro della ciotola. Coprire con un canovaccio, aspettare quindi 20 minuti e rieffettuare lo stesso giro di pieghe. Questo deve essere fatto per 2 volte minimo. Finito il ciclo di pieghe, mettiamo l'impasto sul piano di lavoro e facciamo una pirlatura. La pirlatura è questo movimento che vedete. Io praticamente trascino l'impasto in questo modo, in maniera tale che la superficie esterna dell'impasto risulti ben tirata e ben stretta. Mettiamo quindi dentro un contenitore preoleato in cui facciamo una tacchetta di riferimento per vedere quanto l'impasto ha lievitato. Adesso lasciamo lievitare fino a quando il nostro impasto non avrà raggiunto circa 2 volte il volume di partenza. Ma cosa sta succedendo in questo preciso momento all'interno dell'impasto? Stanno avvenendo tantissimi processi che si possono raccogliere in 2 categorie: la maturazione e la lievitazione. Non vi voglio annoiare, diamo soltanto uno sguardo con un occhio microscopico a cosa avviene durante la lievitazione. Vedete queste palline? Questi sono singoli lieviti ad un forte ingrandimento. Man mano che i lieviti si nutrono di glucosio, sviluppano anidride carbonica. Vedete queste piccole bollicine? Più i lieviti si nutrono, più produrranno anidride carbonica e quindi più bollicine verranno prodotte, che pian piano confluiranno in delle grosse bolle a noi visibili ad occhio nudo. Figo, no? Guardate in 2 ore quanto è cresciuto e tutte le bollicine di anidride carbonica che hanno prodotto i nostri lieviti. A questo punto passiamo alla formatura del pane. Poniamo l'impasto capovolgendo il contenitore sopra il piano di lavoro leggermente spolverizzato di farina. Poi prendiamo i lembi e li portiamo al centro, in questo modo. Adesso pirliamo, cioè trasciniamo l'impasto in questo modo. Stringiamo bene
mettiamo nel cestino di lievitazione generosamente cosparso di farina. Mi raccomando, la chiusura deve essere posta verso l'alto, in questa maniera. Adesso copriamo con un canovaccio e lasciamo ancora lievitare, stavolta dentro il cestino di lievitazione, finché non è arrivato a circa 2 cm dal bordo. Chiaramente questo dipenderà dalla temperatura che avete a casa, ma in generale vi consiglio di essere pazienti e di non aumentare artificialmente troppo la temperatura. In questo modo, quindi lasciando il tempo necessario, si svilupperanno più aromi e il pane sarà più strutturato. Quando il pane avrà raggiunto quasi il bordo del cestino, lo mettiamo nella parte bassa del frigo per un'ora e nel frattempo accendiamo il forno a circa 240 gradi. Se avete la pentola in metallo o la refrattaria, mettetele nel forno durante la fase di riscaldamento. Non vi consiglio di usarle entrambe, o usate la pentola di metallo o usate la refrattaria. Se non avete né l'una né l'altra, usate la leccarda o una teglia e mi raccomando fatela riscaldare. Dopo circa 45 minuti tiriamo fuori il pane dal frigo, capovolgiamo il cestino nella pentola o sulla refrattaria o sulla leccarda. Attenzione, in questi casi però usate un foglio di carta da forno su cui adagerete la pagnotta. Non è necessario nel caso della pentola, ma nel caso della refrattaria e della teglia sì. Adesso pratichiamo dei tagli. Io ne farò, come vedete, pochi. Potete farne di tante forme, ma l'importante è che siano profondi almeno 1 centimetro. A questo punto mettiamo in forno e, se non stiamo usando la pentola per cuocere, spruzziamo abbondantemente con lo spruzzino l'interno del forno. Una volta che abbiamo messo il pane dentro, non spruzzate sul pane ma tutto attorno. Chiudiamo il forno e lasciamo cuocere per 10 minuti senza aprire. Trascorsi 10 minuti apriamo il forno per 2-3 secondi così che l'umidità residua fuoriesca. Se stiamo usando la pentola togliamo il coperchio e diminuiamo la temperatura a 200 gradi circa. Continuiamo a cuocere per altri 20 minuti, dopodiché abbassiamo la temperatura a circa 170-180 gradi massimo e finiamo la cottura per altri 5-10 minuti. Sforniamo e lasciamo raffreddare su una griglia. Facciamo la prova del busso, cioè dobbiamo vedere se il pane all'interno è pronto. E per farlo in maniera molto empirica si bussa in questa maniera. Se fa questo rumore vuol dire che il pane all'interno è cotto. Adesso lo lasciamo raffreddare sulla griglia, lo portiamo a temperatura 1,5 grammi di lievito secco e lo tagliamo. Ecco qua, questo è il pane del buongiorno. Io spero che vi sia piaciuto. Se vi piacciono questi appuntamenti e queste ricette, per favore fatemi sapere qualcosa nei commenti, lasciate un mi piace, iscrivetevi, pigiate sulla campanella per avere tutti gli altri appuntamenti notificati immediatamente quando verranno pubblicati. Invitate i vostri amici che sapete amano la cucina in maniera tale da formare questa bella community come ho sempre sognato. Ci vediamo alla prossima!